Come va? Bentornati sul mio canale. Come sempre, prima di iniziare il video vi ricordo di iscrivervi qui sotto al mio canale di YouTube, di attivare anche la campanellina, così sarete sempre aggiornati su tutte le prossime novità. E mi raccomando, come vi ho detto, iscrivetevi perché so che molti di voi guardano i miei video ma non sono iscritti al canale e così facendo però non è che mi aiutano molto. Quindi è importantissimo iscriversi al canale. Bene, oggi vediamo come fare per riuscire a trovare dei corsi di formazione che danno la possibilità di ricevere il supporto formazione lavoro, il SFL, quello da 500 euro, e quali sono le attività che sono pagate dallo Stato. Intanto ormai lo sappiamo già che SFL è il nuovo supporto che ha praticamente preso il posto del vecchio RDC, parte, perché poi c'è anche l'assegno di inclusione, quindi parte, per tutti coloro che hanno tra i 18 e i 59 anni. Però c'è una domanda che sorge spontanea. Come fare per poter ricevere questi benedetti 500 euro del supporto? Ma prima di rispondere alla domanda, ascoltate quello che devo dirvi. Qui sotto nella descrizione del video trovate il collegamento al mio sito, oppure se vi viene più comodo potete andare nella pagina principale del mio canale di YouTube, sotto il mio nome trovate il collegamento. Da lì si parte perché potete ricevere una casella email PEC gratuita, potete mettervi in contatto con me e poi, novità, trovate anche il collegamento al mio eBay dove trovate le felpe originali che ho utilizzato all'interno dei video. Quindi da lì trovate tutto, però ricordatevi che dei felpe ce n'è una per tipo, non è che ce n'è 50.000. Quindi se vi interessano conviene che andate a farci un giro perché vanno a ruba. Bene, torniamo noi. Rispondiamo a questa domanda. Sappiamo che se non si partecipa a un corso di formazione oppure un'attività di politica attiva, che ripeto non vuol dire fare politica con le bandiere in piazza, attenzione, sono due cose completamente diverse. Il richiedente non può ricevere l'assegno mensile da 500 euro. Quindi è bene sapere come fare per orientarsi in mezzo a tutto questo grande caos. Intanto la domanda di SFL può essere inviata dal sito internet dell'INPS oppure andando da un CAF, patronato, consulente fiscale e via discorrendo. Dopo aver inviato la domanda e aver ricevuto esito positivo, perché sennò qui stiamo a parlare di niente, bisogna iscriversi al SISL per compilare il patto di attivazione digitale, il PAD. E proprio nel PAD bisogna dichiarare la propria disponibilità allo svolgimento di un lavoro e alla partecipazione alle misure di attivazione lavorativa, indicando almeno 3 agenzie per il lavoro o enti di formazione. Una volta ricevuta la conferma della domanda, si viene contattati dai centri per l'impiego, c'è CPI, centri per l'impiego, per il patto di servizio personalizzato, PSP. Madonna, quanti passaggi, madonna, scriviti di qua e scriviti da un paciocco allucinante. Vabbè, la menata è questa, ok? A questo punto cosa succede? Che dal SISL si dovrebbero a questo punto ricevere delle offerte di lavoro e servizi di formazione e di orientamento. Si dovrebbe, questo è quello che è. Pare di capire che comunque il richiedente può tranquillamente trovare dei progetti di formazione in autonomia. Ecco, questa era la cosa che volevo dirvi che forse mi interessava di più. Però lo deve comunicare all'interno del sito internet del SISL. Oppure, come mi hanno suggerito tante persone nei mesi passati, alcuni di voi nei commenti sotto i video mi hanno detto che si può andare al centro per l'impiego, quindi al CPI, e comunicarlo anche agli impiegati che stanno là dietro. Questo è quello che mi hanno detto. Pare che molti
abbiano fatto così per, diciamo, accelerare la situazione. Tornando invece al discorso di prima, pare quindi di capire che sarà proprio il SISL, Sistema Informativo Inclusione Sociale Lavorativa, a dare tutto l'elenco dei corsi e delle offerte di lavoro. So che in molte regioni d'Italia manco si vede niente, perché molte persone anche durante le dirette live mi dicono ma perché qua io mi sono iscritto ma non ci sono corsi, non c'è niente. Che vi devo dire? E questa è la storia. Però tramite il SISL in teoria dovrebbe saltare fuori qualcosa, dovrebbe. Quindi diciamo che le attività che saranno pagate, possiamo, tra le attività che vengono pagate possiamo trovare. Allora, primo, lavori socialmente utili e progetti di utilità collettiva. Orientamento specialistico, tirocinio, supporto all'autoimpiego, servizio civile universale e poi accompagnamento al lavoro. Cambiamo argomento e parliamo di un'altra questione, parliamo di questi. La cosa poi da detrarre è la documentazione. È una cosa interessante che mi avete chiesto, io l'ho trovata molto utile, quindi ho detto vabbè, parliamone così magari ne sanno qualcosa anche gli altri e non si fa, diciamo soprattutto non perdiamo dei soldi, che è quello che ci frega di più, ci frega nel senso ci interessa di più. Per ottenere questo vantaggio, la detrazione degli occhiali, ci sono 3 regole d'oro da seguire e saltarne anche solo una, mi raccomando, significa vedersi respingere la detrazione. Quindi bisogna fare molta ma molta attenzione. La regola numero 1 riguarda l'oggetto dell'acquisto e la prova della necessità. Ascoltate bene. Abbiamo, primo, dispositivi medici. La detrazione si applica a occhiali da vista, lenti a contatto correttive e liquidi per il mantenimento ovviamente delle lenti a contatto. Tutti questi prodotti devono avere la marcatura CE che ne attesta la qualità come dispositivi medici. Gli occhiali da sole, quelli normali, i classici occhiali da sole per andare al mare, non rientrano in questa categoria, quindi fate attenzione. Secondo, abbiamo la prescrizione o attestazione. È molto importante ed essenziale dimostrare che l'acquisto è legato a una necessità medica. Devi conservare la prescrizione del tuo medico oculista oppure un'attestazione dell'ottico che certifichi ovviamente il difetto visivo che bisogna andare a correggere. Senza un documento che attesta la necessità, questa cosa qua, l'Agenzia delle Entrate potrebbe rompere i marron, ok? Potrebbe contestare la spesa, potrebbe rompere i marron. Seconda regola, lo scontrino parlante. Allora, la regola numero 2 è la causa principale degli errori. Lo scontrino parlante. Lo scontrino o fattura che riceve dal tuo ottico non deve essere generico, attenzione, deve essere parlante, cioè deve riportare in modo chiaro e inequivocabile alcune informazioni, tra cui la descrizione, la descrizione dettagliata del prodotto, quindi ad esempio dispositivo medico, occhiali da vista o lenti a contatto correttive, ma tanto l'ottico già sa, quindi non è che... Il tuo codice fiscale o quello del familiare a cui è destinato l'acquisto. Se lo scontrino riporta solo vendita al dettaglio o diciture generiche così molto all'aria fresca e un importo così a caso, quel documento non è valido ai fini fiscali. Quindi chiedete sempre al vostro ottico di emettere un documento che contenga tutte queste informazioni da pagare e che vi ho detto prima. Ora passiamo alla parte più tecnica, il calcolo, cioè i soldi, il risparmio. Quanto risparmiate? Qua si risparmia il 19%, però non si applica sull'intero importo pagato, attenzione, ma solo sulla parte che supera i 129 euro e spicci. Quindi
Facciamo un esempio veloce veloce per capire questo vantaggio. Allora, facciamo un esempio, spesa totale annuale. Diciamo che quest'anno hai speso 500 euro per occhiali e lenti, esempio. Quindi facciamo 500 euro meno 129,11 euro, che è la franchigia, quindi 129 euro, fa 370,89. Questo è l'importo detraibile. Poi andiamo a calcolare il risparmio. Il risparmio è dato dal 19% di 370,89 euro, 371 euro, no? Quindi è di circa 70,47 euro, no, è circa 40 euro, 70,47 euro, attenzione. Questi 70 euro sono il tuo risparmio effettivo che potrai recuperare con la dichiarazione dei redditi. Attenzione, ricorda che l'unico modo per ottenere questo rimborso è inserire correttamente i dati nel tuo modello 730 o modello unico redditi, persone fisiche. Se non compili la dichiarazione, purtroppo non puoi accedere a questa detrazione, ok? Non lasciare che il tuo diritto al risparmio vada perso. Organizza subito tutti i tuoi scontrini e le tue prescrizioni e mettile da parte per la dichiarazione dei redditi dell'anno successivo. Se hai delle spese per la vista, lenti e quant'altro, verifica subito che i tuoi documenti siano in regola. Parlane con il tuo CAF, commercialista, di fiducia, consulente fiscale, tributarista, eccetera, eccetera. Perché, attenzione, ogni euro risparmiato è un euro guadagnato. Bene, con questo è tutto, io ti ringrazio per avermi guardato, ricordati che qui sotto nella descrizione del video trovi il primo collegamento per accedere al mio sito, dal cui appunto si può andare anche su eBay, prenotare un appuntamento, ricevere un'email gratuita, eccetera, eccetera. E poi, per ultimo, iscriviti al canale, attiva anche la campanellina, così sarai sempre aggiornato su tutte le prossime novità. E noi ci vediamo in un prossimo aggiornamento. A presto, ciao!